Amici e amiche del canale, con l'arrivo dell'estate lo zaino diventa più leggero, sacchi a pelo, meno pesanti, meno indumenti, tende dal peso ridotto e quindi per quest'estate ho deciso di aggiungere un accessorio al mio setup che non avevo mai pensato di aggiungere prima. Ma non essendo un accessorio che ritengo fondamentale, prima di acquistarlo ho imposto allo stesso 4 caratteristiche a cui doveva necessariamente rispondere per non fare acquisti affrettati o abbandonarsi a quel facile consumismo di cui a volte spesso ci pentiamo. Doveva costare poco, non oltre i 30 euro, doveva pesare poco, sicuramente meno di 1 chilo e possibilmente meno di 800 grammi. Doveva essere leggero, ma anche robusto e comodo, usandolo nella terza stagione, quella più calda, anche il più traspirante possibile. Parliamo dell'oggetto su cui sono seduto sopra. Negli ultimi tempi i chilometri nelle gambe e i chilogrammi sulle spalle che aumentano, esperienza dopo esperienza sempre di più, e con l'età che aumenta a sua volta, mi sono reso conto che solo un buon riposo notturno, e non sempre è possibile, non riesce più a bastarmi. Sento il bisogno di essere comodo anche durante le ore passate dentro o fuori la tenda, quando siamo fermi e abbiamo montato il campo. Portando sempre il materassino in schiuma con me e usandolo come sedile, devo dire che il suo egregio lavoro lo ha fatto sempre, ma la postura non è delle migliori. Sì, quando hai 20 anni va tutto bene, ma che dico 20, anche 30, poi arriva il momento che senti bisogno di avere altro. La sedia è un accessorio scontato quando si parla di campeggio fisso e non si bada molto a peso e dimensioni. Anzi, più robusto e quindi pesante, meglio è. Ma è molto meno scontato quando parliamo di trekking e quindi di quando percorriamo molti chilometri e saliamo e poi scendiamo per centinaia di metri zaino spalla. Ok, mi sono detto, vuoi prendere una sedia e aggiungerla al tuo setup? Fai pure, ma fai in modo che poi non diventi un peso e ingombro eccessivo. Sul mercato esistono tanti modelli, ognuno che punta a colpi di grammi in meno ad essere il migliore, ma spesso costano molto e io non voglio pagare una sedia quanto un sacco a pelo invernale, perché nella scala dei prodotti importanti la sedia occupa nel trekking lo scalino più basso. La sedia è contenuta in questa comoda sacca che però possiamo anche evitare di portare, sono pochi ma si risparmiano circa 40 grammi. Il montaggio è rapido, rapidissimo, basta portare in estensione la struttura in alluminio, come per i pali della tenda. Inserire schienale e seduta è altrettanto facile e rapido, i 4 inserti in tessuto entrano perfettamente nei vertici della struttura. L'operazione completa dura meno di 1 minuto. Ora, una sedia da campeggio offre sicuramente una seduta spesso più alta e anche maggiori dettagli, ma sono sedie che pesano ben oltre il chilogrammo, alcuni modelli, anche economici, arrivano oltre i 2 kg. Direi troppi nello zaino. Come tutti i prodotti ultraleggeri, per renderli tali è necessario ridurre, quindi avremo una sedia sicuramente non alta e sprovvista di braccioli o di altri elementi che comunque sono sicuramente comodi ma non fondamentali. Ma è fondamentale che una volta che io decida di portarla con me mi assicuri un periodo breve o lungo che sia di vero relax e riposo, e questa sedia posso dirvi che è davvero comoda. La seduta è molto larga e quindi anche le persone più robuste possono sedersi comodamente, così come lo schienale è sufficientemente inclinato, ma non troppo, ma non è neanche troppo dritto. Io possiedo anche questo, 6,99 nei magazzini Mauris, ma non è la stessa cosa. Uno degli aspetti importanti che va valutato quando decidiamo di acquistare un prodotto simile è la nostra corporatura. Le persone in media alte, più di 1,85 m, difficilmente troveranno una sedia molto leggera ma allo stesso tempo abbastanza comoda. E per comodità non parlo solo quando siamo seduti, ma anche di quando ci mettiamo seduti e quando ci rialziamo. Io sono alto 1,76 m e come vedete, essendo snello, non peso molto, ma ho comunque voluto acquistare questa che ha un indice di carico di 110 kg. Alcuni modelli sul mercato sono ancora più leggeri, si parla di 650 grammi, anche 590 grammi, ma hanno un indice di carico minore, 100 kg, a volte anche 90, sono sprovvisti di rinforzo nel tessuto e se mi capita di uscire con una persona più robusta di me e vogliono sedersi un po' di minuti nella mia sedia, vorrei evitare di dirgli: ehi, ho la sedia ultralight e tu pesi troppo per lei.
Le persone molto alte possono avere dei piccoli problemi sia nel sedersi ma soprattutto nel rialzarsi, abbiamo detto. Questa sedia, come quasi tutte quelle simili, è ovviamente bassa, ma quando mi rialzo rimane abbastanza stabile, basta anche muoversi con un po' di delicatezza. Facendo leva su questa porzione, senza esagerare, riesco a tirarmi su senza che la sedia balli pericolosamente. Io, come per le famose spiaggine da mare, ho sempre trovato le sedie basse particolarmente comode perché mi permettono di stendere completamente le gambe, dandoti la sensazione di essere quasi sdraiato, ma magari non per tutti è lo stesso. Esistono dei tappetini a riguardo che aiutano a mantenere la sedia stabile proprio durante questi movimenti, ma io non ho intenzione di acquistarlo perché lo ritengo un ulteriore gadget forse inutile e superfluo. Ma se sei alto o più alto di 1,85 m e pesi un po' di chili in più del sottoscritto, potresti prenderlo in considerazione. Su questa sedia riesco a sedermi sia in maniera composta come in questo caso, ma riesco a prendere anche una forma più rilassata, tipo questa. La base è sufficientemente larga, se vuoi vedere le misure esatte ti lascio il link in descrizione dove puoi visionarla e se vuoi anche acquistarla. Sul lato destro trovi una piccola ma comoda tasca, sempre in rete, utile ad esempio per inserire lo smartphone. Il tessuto è ampiamente realizzato in rete e questa la rende più fresca e quindi anche traspirabile, ma gli inserti in tessuto danno un senso di maggiore resistenza. Più vogliamo essere leggeri, più a qualcosa dobbiamo rinunciare e in questo caso avere qualche grammo in più è sinonimo, oltre che di resistenza, anche di maggiore durata nel tempo del prodotto. E se non vuoi rischiare di bagnarti il sederino, basta aggiungere qualsiasi cosa ti ripari e distanzi, come ad esempio un minipad. E quindi, cari amici e amiche, un oggetto che non avrei mai pensato di aggiungere nel mio zaino, ma che oggi magari non porterò sempre, ma spesso con me. Essendo un oggetto rigido, si colloca perfettamente nella tasca esterna dello zaino, se il vostro ne è provvisto, o in alternativa o verso il lato esterno o laterale, andando a riempire quello spazio vuoto che a volte si crea. Quindi è uno di quegli oggetti che non va posizionato a ridosso della schiena, perché mentre cammini potrebbe darti fastidio. Puoi avvolgere tutto e usare la sua custodia o dividere le due parti. Io faccio lo stesso per la tenda, mettendo pallerie e picchetti nella tasca esterna e la tenda all'interno dello zaino, in modo che resti più morbida e si possa compattare al meglio con gli altri accessori. Questa sedia rappresenta il giusto compromesso, come cerco sempre di fare durante i miei acquisti. Aggiungere 740 grammi nel tuo zaino durante uno o più bivacchi in tenda vale la pena? Secondo me sì, se siamo anche bravi a risparmiare peso su altri oggetti o a evitare il superfluo, essere leggeri senza farci mancare nulla. Questo è da sempre il mio mood. Ma aspetto il vostro parere o modelli che possedete nei commenti. Grazie alla partecipazione, ai prossimi video.